Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Oggi proseguo l'argomento sulle materie prime continuando a parlare di luppoli. In un precedente video, che se vi siete persi vi consiglio di andare a recuperare, ho parlato del luppolo in generale, di resine, oli essenziali, dei vari formati e delle tecniche di utilizzo a caldo e a freddo. Adesso invece voglio iniziare a parlare di varietà di luppoli e di birre a cui associare queste varietà. Partiamo con i luppoli nobili e i loro derivati europei. Con la categoria dei luppoli nobili facciamo riferimento a delle varietà europee piuttosto antiche, che hanno la peculiarità di avere un rapporto tra alfa e beta acidi vicino a 1. Questo si considerava fosse un pregio a livello di proprietà organolettiche. Per iniziare partiamo con il più noto e rappresentativo, il Saaz, un luppolo ceco che deve il nome alla città di Žatec, coltivato da circa un millennio e considerato il luppolo nobile per eccellenza, quello che si associa facilmente a qualsiasi birra a bassa fermentazione, in particolare alle Pilsner ceche, nate nel 1842 e che devono gran parte del loro carattere proprio a questo luppolo. La sua coltivazione era considerata molto importante ed era tutelata dai reggenti in Boemia, con leggi molto severe che ne proibivano l'esportazione in modo da mantenerne il monopolio produttivo. È un luppolo che deve le sue caratteristiche anche al suo territorio. Le temperature miti, con il riparo delle vicine montagne e le piogge non troppo abbondanti, favoriscono un clima ideale per questo luppolo che, oltre ad essere molto delicato, se coltivato in altri territori, può dare un risultato molto diverso, motivo per cui le varietà più ricercate sono proprio quelle ceche. Ha un contenuto di alfacidi piuttosto basso, tra il 3 ed il 4,5% e basse percentuali di coumulone e adumulone. Dona un amaro che è definibile meno pungente e meno aspro. La composizione degli oli invece è ricca di umulene, che è quello che dona un profilo considerato più delicato e raffinato, punto in comune con altri luppoli nobili. Ha un profilo che viene definito speziato e floreale, con un erbaceo pulito e non invadente. Le sue caratteristiche lo rendono adatto soprattutto come luppolo da aroma in birra a bassa fermentazione, ma viene spesso usato anche come luppolo d'amaro per il suo amaro delicato, anche se ne è richiesto un uso abbondante considerando i bassi livelli di alfacidi. Oltre alle Pilsner ceche si presta benissimo anche per altre lager di stampo tedesco, ma è anche molto apprezzato e utilizzato in Belgio, per birre come Belgian Blonde, Triple, Belgian Strong Ale, Saison e Witbier. Spostandoci dalla Repubblica Ceca alla Germania, troviamo un'altra varietà che prende il nome dall'omonima regione della Baviera, che è l'Hallertau. Qui si stende la più grande area coltivata continua di luppoli al mondo. Si dice che i luppoli in questa zona vengano coltivati dal 700 d.C. Le varietà di luppolo Hallertau ebbero tantissimo successo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con la diffusione di birre chiare a bassa fermentazione. Sono luppoli che si prestano bene principalmente per l'uso in aroma, ma vengono impiegati anche per l'amaro. Hanno un elevato contenuto di oli essenziali, in particolare di umulene, che conferisce sentori speziati e terrosi e profumi floreali. Aromi molto delicati e molto sensibili all'ossidazione. Tra le varietà di Hallertau più antiche c'è il Mittelfrüh. Coltivato dalla fine dell'Ottocento, si è diffuso nel periodo in cui le basse fermentazioni iniziarono a diffondersi e a sostituire le vecchie alte fermentazioni. Ha un contenuto di alfacidi medio-basso e è molto ricco di oli essenziali con valori molto alti di umulene. Ha un aroma che va dall'erbaceo allo speziato, molto raffinato come profilo. Come coltivazione è un luppolo molto delicato, soffre facilmente parassiti e i raccolti non sono sempre abbondanti tra le varie annate. Per questo motivo è stato soppiantato nel tempo da altre varietà, come l'Erzbrucker. Questa è una varietà più recente sviluppata appositamente per sostituire e performare meglio del Mittelfrüh. Condivide le caratteristiche di quest'ultimo, ma può avere un aroma leggermente più intenso e un amaro più persistente e netto. Altra variante moderna del Mittelfrüh è il Tradition.
in commercio dal 1889, è una varietà che è stata sviluppata per resistere meglio a funghi e malattie. Vanta un valore di alfacidi leggermente superiore e un maggior contenuto di mircene, che si traduce in aromi più erbacei. Un'altra variante moderna del Mittelfrüh è il Saphir. Sviluppato di recente e immesso in commercio nel 2002, è un luppolo che condivide le caratteristiche del Mittelfrüh, ma si mostra più resistente alle malattie e a livello aromatico è definito un po' più agrumato con una nota di mandarino. Altra varietà di Hallertau moderna che non rientra esattamente tra i canoni dei luppoli nobili è il Magnum. Questo è un risultato di incrocio con l'americano Galena ed un luppolo Hallertau. È un luppolo studiato appositamente, come dice il nome, per sviluppare un elevato contenuto di alfa-acidi. Il range va da 11 a 16%, che lo pone come scelta perfetta come luppolo in amaro. Avendo i luppoli nobili livelli molto contenuti di alfa-acidi, il loro utilizzo in amaro prevede grandi quantità, con i vari problemi che queste possono portare. Mentre con il Magnum si può dimezzare o ridurre di un terzo la dose necessaria per la maricatura. Non è l'ideale nell'utilizzo in aroma, i suoi oli vanno più sugli aromi erbacei e speziati, ma potrebbero risultare poco raffinati. Altro esempio di Hallertau incrociato con luppolo americano è l'Hallertau Blanc, che deriva da un incrocio con un Cascade. In commercio dal 2012, ha un range di alfacidi anche lui molto alto ed un profilo aromatico floreale e fruttato con note di pesca, pompelmo, uva bianca e mango. È stato sviluppato per l'impiego in aroma in birre a bassa fermentazione meno tradizionali e con un'impronta più moderna e craft. Tornando ai luppoli nobili, cambiando varietà, troviamo lo Spalt. È una varietà conosciuta fin dall'VIII secolo d.C., coltivato nell'omonima regione di Spalt, è un luppolo autoctono. Come altri luppoli nobili presenta un range di alfacidi piuttosto contenuto, esprime un aroma delicato, floreale, terroso e speziato. Alcuni descrivono anche note fruttate. Esiste un incrocio tra lo Spalt ed il Mittelfrüh, è chiamato Spalter Select e ha un maggior contenuto di alfacidi e un quantitativo maggiore di farnesene, che lo definisce un po' più piccante di un normale Spalt. Altra varietà nobile sono i luppoli Tettnang, coltivati in quest'area del sud-ovest della Germania vicino alla Svizzera. Geneticamente è molto simile al Saaz, ha dei valori di alfacidi mediamente superiori degli altri luppoli nobili, l'aroma è raffinato ed equilibrato tra il floreale e l'erbaceo, con note speziate e una leggera piccantezza data da un buon contenuto di farnesene. Un luppolo molto coltivato oggi in Germania ma di discendenze britanniche è il Northern Brewer. Coltivato in Inghilterra, discendente del Canterbury Goldings con il Brewer's Gold, oggi è molto coltivato nella regione dell'Hallertau. Vanta un valore di alfacidi medio-alto che lo rende molto utile per l'utilizzo in amaro, ma si apprezza tanto anche in aroma, avendo un buon contenuto di oli essenziali e donando un profilo erbaceo, speziato e con un caratteristico sentore di menta. Un altro luppolo europeo di discendenza britannica, molto apprezzato, è lo Styrian Goldings. È un luppolo sloveno, coltivato nella regione della Stiria. Discende dal faggolo inglese, ma ha un profilo più raffinato e delicato di quest'ultimo. Come profilo si avvicina molto ai luppoli nobili europei, è terroso e speziato, con una componente anche resinosa. Molto usato in Belgio come luppolo d'aroma, si presta molto bene anche alle birre a bassa fermentazione. Tra i luppoli nobili rientrano anche le varietà inglesi di Eastern Goldings e Faggles, ma queste le tratterò in un video apposito sui luppoli britannici. Spostandoci in Polonia troviamo delle varietà moderne e interessanti come il Sibilla, che è un derivato tra un Lublin, che consiste in un Saaz coltivato in Polonia, incrociato con un selvatico slavo. Risale ai primi anni del 2000, è un luppolo ambivalente, dal contenuto medio-alto di alfa-acidi, molto ricco in oli essenziali con uno spettro di aromi molto ampio, dal floreale citrico al terroso speziato, con aromi legnosi e di tabacco. Coltivato sempre in Polonia ma di discendenza questa volta inglese è il Marinka.
luppolo ambivalente derivato dal Brewer's Gold con un selvatico slavo, coltivato dal 1988. Ha un contenuto piuttosto alto di alfacidi e ricchissimo di oli essenziali. Esprime degli aromi più citrici come limone e pompelmo e note di liquirizia e anice. Risulta molto adatto per birre mediamente luppolate come bitter, pale ale ed IPA britanniche, ma anche per pilsner moderne. Con quest'ultimo luppolo termino il video sui luppoli nobili e i derivati europei. Ho scelto quelli più famosi tra gli storici e alcuni moderni. Ovviamente ne esistono tantissimi altri e tanti coltivatori mettono continuamente a punto nuove varietà che escono con cadenza quasi annuale. Per cui è difficile stare al passo, ma penso sia più importante intanto conoscere le varietà più storiche e antiche, le loro caratteristiche che le hanno resi peculiari e poi le varietà moderne che hanno aggiunto qualcosa in più e in quale birre queste si sono affermate maggiormente. In un prossimo video della serie, come anticipato, vi parlerò dei luppoli britannici, le loro caratteristiche tecniche, le loro proprietà e le birre a cui si associano. Se avete domande o commenti da fare, scriveteli qui sotto nella sezione commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e dei punti hype. E se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi a questo canale. Ci vediamo al prossimo video.